Ind, guida piano. Sto guidando pianissimo, meglio di te. Guida piano perché trasporti eccezionali. Questo qua è il sushi dell'altro giorno. E questi qua sono dei meravigliosi sedili in Alcantara. Chi te li ha messi questi? E stiamo in realtà spostando il furgone leggermente, andando molto piano, solo per farvi vedere alcune novità. Il motivo per cui non abbiamo messo un po' di video ultimamente, perché ci siamo presi la libertà di sperimentare. Questo qui in realtà è il test per vedere se Ind guida bene, no? Dietro c'è una batteria al piombo sopra un letto improvvisato, sali e scendi, che adesso testeremo. E a quanto pare non si muove, guardate un po', non si muove, sono bravissima. Sì, io l'avrei già fatto cadere. Si deve preparare. No, avevo freddo. Sei? Ora sei pronta? Buongiorno giovanotti, buonasera, accomodatevi. Allora, questa qui è la finestra che avevamo messo nell'altro video. Quella finestra che ho montato io. E qua che cosa c'è? Adesso dovete farla credere. A parte che... Qua c'è il nostro guardaroba. No, questo è un barbone che dorme sul nostro letto, che abbiamo appena costruito, in realtà provato, non costruito, abbiamo costruito un letto che adesso vi spieghiamo un attimo. Un letto sali e scendi. Ma prima di tutto vi mostriamo i sedili che Michele è riuscito ad accaparrarsi allo sfascio. Bello questo abbigliamento. Ho freddo, si muore di freddo Getorino, c'era il sole ma adesso non c'è più. Allora, qua vediamo i sedili. Nello scorso video vi avevamo portati in giro per il nostro museo dell'auto all'aria aperta preferito, ovvero lo sfasciacarrozze, e lì vi avevamo fatto vedere che siamo riusciti ad accaparrarci dei sedili stupendi di una... Alfa 159, Ok. suggerimento. Di un Alfa 159 in Alcantara. Li vedete adesso l'India perfetti, ma è solo frutto di un lavoro veramente meticoloso, perché erano in condizioni pietose. Visti com'erano. Mi sa che ci saltavano pure sopra. A questi sedili, sempre allo sfascio, siamo riusciti a prendere anche delle piastre girevoli che combaciavano perfettamente con i sedili, quindi non c'è stata nessuna modifica o altro. E poi, sempre allo sfascio, abbiamo preso anche la struttura per il sedile singolo, fortunatissimi siamo stati. Quindi, sedile in Alcantara, piastra girevole e struttura, sempre allo sfascio. Anche da questa parte la struttura è sempre quella del singolo, perché è rimasta quella. Abbiamo aggiunto semplicemente la piastra girevole. Adesso vi faccio magari vedere come roteano. Poi, vabbè, non so se l'avete notato, ma stretching. Abbiamo tolto questa traversa qua, che non è montante, si può togliere, quindi ci siamo informati ovviamente per farlo. Ed è fighissimo, è un open space assurdo così. L'abbiamo tolto sapendo di volerlo togliere, ma in realtà non sappiamo ancora cosa fare, se metteremo una finestra grande o se lo lasceremo così, non lo so. Dobbiamo ancora pensarci. Naturalmente i sedili combaciavano tutto quanto, però ricordatevi la sicurezza, nel senso che se sul sedile prima c'era l'airbag ed era previsto l'airbag, dovete cercare di farlo funzionare anche su questo sedile, quindi fate attenzione, nel senso se non sapete chiedete a qualcuno di esperto. Comunque trovate i cavi dell'airbag, fate i collegamenti come ho fatto io e avete lo spinotto di nuovo sano, quindi con gli airbag funzionanti. E fate attenzione perché se toccate i cavi sbagliati dell'airbag non è che esplode, però se gli date la 12 volte può darsi che vi scoppi addosso, non sarebbe piacevole. Anche perché è un pallone che scoppia in pochissimi millisecondi, è veramente un disastro. Altra cosa che sempre per quanto riguarda la sicurezza vi può aiutare, nel senso è ciò che vi ricorda di mettere la cintura, quindi quell'affare che vi stona il cervello ogni volta che non la mettete e partite. Ecco, quella parte lì andrebbe anche ricollegata se era previsto prima dal sedile precedente e quindi la dovete ricollegare, altrimenti vi suonerà il cervello anche se la inserirete. Quindi a meno che se il sedile che andate a montare magari ha dei problemi su quel cablaggio, lì potete vedere di collegare una resistenza. Comunque chiedete a un elettrauto se non siete esperti e potete bypassare la cosa se il sedile che andate a montare è diverso. Poi
Già che c'eravamo, cosa ci è venuto in mente di fare? Beh, allora, innanzitutto abbiamo cercato un letto sali e scendi e costavano un sacco. Allora, che cosa abbiamo fatto? Beh, lo abbiamo costruito, ovviamente. Allora, come costruire un letto sali e scendi con le cinghie? Abbiamo 4 cinghie, ok? Che si avvolgono tutte e 4 sullo stesso palo, chiamiamolo così. Alla fine il palo è uno di quelle serrande motorizzate, ok, chiamiamolo così. Ma chiaramente il motore della serranda motorizzata non va bene perché è 220, anche se potremmo usarlo con l'inverter e tutto quello che volete, però abbiamo preso un bel motoriduttore in corrente continua. In questo caso è 24 volt perché noi usiamo la 24 volt. Il motoriduttore però aveva questo come motoriduttore. Non ci piaceva perché era 1,5 e abbiamo preso 1,50, tanto per dargli un po' di più di coppia. Precisamente 1,5, praticamente 10 volte tanto la coppia. Anche perché come velocità a noi non interessa, ci interessa appunto che salga e che scenda con una determinata forza. Il motoriduttore cosa fa? Prende i giri del nostro motore, abbassa il numero di giri, diciamo così, per ottenere una coppia maggiore, ok? Con la vite senza fine. Magari vedremo un video apposito. Comunque adesso praticamente il palo che c'è qua sotto, dove si avvolgono le cinghie, venite a vedere. Andiamo qui sotto, adesso è tutto collegato a casaccio perché sono delle prove chiaramente. Ma abbiamo questo palo qui, dove appunto vedete a volte le cinghie, che poi oltretutto scorrono su questi rulli a cuscinetti. Qui abbiamo il nostro motoriduttore, di là abbiamo un cuscinetto semplicissimo. E qui che cosa abbiamo? Abbiamo, essendo che noi ci fidiamo sì, ma anche no, del freno del motoriduttore, ci siamo messi un altro freno, che è un solenoide, al quale se noi vogliamo dare corrente, che cosa succede? L'avvolgimento di rame all'interno del solenoide attirerà, diciamo così, questo nucleo di ferro, che ha anche una molla, e quindi quando andremo a dare corrente al nostro motoriduttore, il palo inizierà a roteare. Questi fermi che abbiamo messo adesso, tutto molto provvisorio, comunque andranno a fare, quando il motore non è, diciamo, attivo, da freno sul nostro solenoide, che tra l'altro, tra parentesi, l'abbiamo smontato da un motorino d'avviamento di un camion, quindi va a 24 volt e ha molta forza. Si blocca a qualunque altezza il letto. Quindi, stavamo dicendo, questo qui è un freno aggiuntivo, che comunque non si sa mai, essendo che noi vogliamo un letto che sì, si andrà ad appoggiare in basso, ai fermi che metteremo, adesso non dobbiamo ancora studiare, però il fatto è che così possiamo ottenere un letto che si ferma anche a metà strada, quindi a mezz'aria per esempio, e siamo sicuri di non finire addosso alle persone che magari dormono al di sotto, ok, del letto castello. Adesso andiamo a vedere un attimo come sale e come scende perché è divertente. Allora, adesso sto facendo tutto molto provvisorio, cioè tutto molto provvisorio, quindi vedete qualche scintilla ma non fa niente. Come vedete adesso sale e come potete vedere il nostro solenoide, una volta eccitato, si ritira. Adesso lo facciamo scendere, tra l'altro stiamo facendo alcuni test con una batteria sopra per peso aggiuntivo, per vedere anche quanto può reggere di peso. Le cinghie adesso non sono nemmeno dritte, quindi chiaramente fa anche un altro attrito. Però ora lo facciamo scendere. Ok. E adesso lo facciamo risalire. Guardate, io adesso do corrente al motore per salire, chiaramente tutto questo verrà effettuato poi, questa manovra che sto facendo io verrà effettuata con semplici interruttori collegati a dei relè. Vedremo poi tutto questo finito, fatto e finito. Questa è solo una prova. Guarda un po' il solenoide che viene eccitato, che praticamente sblocca l'albero. Oh scheisse, sei andato giù. Devo metterlo dall'altra parte. Piccolo errore, è andato giù, devo andare su. Ora andrà su, guarda. Male. Ti senti veramente male? Molto male. Vedete, a giocare con la corrente senza aver finito il lavoro. Eravamo gasati, volevamo farvelo vedere già adesso. Certo, provvisorio, ma si muove. Allora, pronti a vedere fulmine 7? Guarda. Adesso sopra ha pure una batteria al piombo da 120 ampere, mi pare, per ora.
quindi tira su già, saranno quei almeno 20 kg saranno, quindi diciamo che la struttura, che poi chiaramente questo qui verrà tutto coperto, diventerà il nostro soffitto quando sarà chiuso, diciamo così, e boh, vedremo poi come verrà finito. Adesso è tutto campato all'aria. Vogliamo sottolineare entrambi che non è un tutorial oggi e di non farlo nella stessa maniera in questo modo qui, nel senso che questo qua è solo il primo È un test. esperimento, perché potrebbero cambiare un sacco di cose, magari ci rendiamo conto che, non so, qualcosa non... Sì. Era solo per farvi vedere comunque che creeremo un letto saliscendi. Diciamo che il principio sarà questo, poi magari non andrà bene qualcosina, quindi adesso rivedremo, che ne so, il motoriduttore piuttosto che il cuscinetto, piuttosto che un sacco di cose, nel senso dobbiamo ancora analizzare, provare, testare 1.000.000 di volte. Allora poi lo vedrete finito, che allora lì potrete anche imitarlo, non sarà un problema. Ah, tra l'altro, questa forse sarà l'ultima volta in cui vedrete il furgone bianco. Stiamo forse per colorarlo, dipingerlo, come si dice, verniciarlo. Lo stiamo per verniciare di un colore. No, uso un altro termine, ho già usato verniciare, pittare. Lo staremo per scarabocchiare di un colore Rarissimo, fighissimo. rarissimo e rarissimo, anzi, proprio a livello di mezzi non penso nemmeno che ce ne siano più di 50 nel mondo di quel colore. Stiamo dicendo forse un po' troppo, no, anzi no, dai, diciamolo, no. No, non diciamolo. Scopritelo voi, di che colore sarà il furgone. Vabbè, diciamo solo che è molto raro, che sono stati creati solo 200 pezzi con questo colore. No, di meno. Ah, va bene. Di Peggio meno, di ancora. meno. Vabbè, comunque è veramente bello. A noi personalmente piace, poi i gusti sono gusti. Come sempre, se vi è piaciuto il video fatecelo sapere, dateci un feedback. Non è tanto per i mi piace, segui, campanelle, eccetera, no. È più che altro, se ci date un feedback di questo tipo, con un mi piace o con un commento dicendoci che siamo stati bravi, ci fate capire che quello che stiamo facendo appunto è utile, cioè vi piace. E soddisfazione personale. Sì. Vabbè, che ci prendiamo tanti insulti per le cose strane che facciamo, quindi un po' di commenti carini ci fanno sempre piacere. A me piacciono anche gli insulti. Alla prossima. A questo giro è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Piccolo teaser dopo i titoli di coda alla Marvel. I pannelli solari dove sono finiti? Abbiamo dovuto smontarli. Stiamo provvedendo anche lì a sperimentare qualcosa di probabilmente ancora mai visto prima. Sì, abbiamo approfittato del fatto che si dovrà verniciare appunto per smontarli e appunto creare qualcosa di assurdo, come al solito. Vediamo. Vedremo anche quello magari in fase di progettazione come il letto. Chissà se vi piacerà o se siamo noi che siamo dei folli. Quello sì.